Ho ricevuto diverse mail nelle quali molte persone mi hanno chiesto: ma come si fa a fraseggiare una frase anche semplice col clarinetto e renderla bellissima? Beh, potrei parlarti di tante cose, ma per economia del video non posso farlo, altrimenti uscirebbe un video troppo lungo. Però oggi voglio lasciarti degli strumenti pratici che da soli renderanno le tue frasi molto più musicali e ben fraseggiate, incidendo almeno per l'80% sul fraseggio generale. Vai con l'intro! Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono un'insegnante, una formatrice, una clarinettista professionista. Aiuto le persone a imparare a suonare il clarinetto, a improvvisare, a comporre e a fare dell'esperienza musicale un bellissimo campo nella propria vita. Perché non dimentichiamoci che imparare a suonare uno strumento musicale ti rende la vita molto migliore. Gli staccati e gli accenti sono meravigliosi per il fraseggio, quindi è utile conoscerne alcuni. Sono così importanti perché danno colori e caratteri diversi alle frasi, quindi oggi ne parliamo con calma. Ti faccio ascoltare un pezzetto di 2 registrazioni fatte col clarinetto di un pezzo molto bello che si chiama Milwaukee Avenue di Greg Fishman. La prima versione sarà suonata perfettamente a tempo, con le note giuste, tutto quanto perfetto, meraviglioso e bellissimo, ma senza tipi particolari di staccato o di accenti. La seconda invece sarà suonata con particolari tipi di staccato e di accenti. Beh, direi proprio che c'è una bella differenza, eh? Oggi vediamo come colorare questo pezzo per renderlo veramente molto bello da suonare e da ascoltare. Per colorare il pezzo ho usato 2 tipi di staccato, che sono il détaché e lo staccato corto, e 2 tipi di accenti, l'accento lungo e l'accento corto. Il détaché viene indicato in spartito con una lineetta che sta sopra o sotto la nota. Quindi quando io troverò una nota con una lineetta sopra o sotto, so che il compositore o l'arrangiatore del pezzo vuole che io faccia un détaché. Il cosiddetto staccato lungo, che viene chiamato anche détaché, è uno staccato che va a modificare molto poco la colonna dell'aria e anche la resa sonora, e va suonato praticamente con molta morbidezza, quindi il movimento della lingua che io farò sarà sul flusso dell'aria, ovviamente, come sempre, du 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 du, quindi non va a modificare troppo la durata della nota. Andiamo a sentire come farlo. Prendo la mia colonna dell'aria, facciamo finta di fare un sol tutto aperto, soffio, vedi, è uno staccato molto lungo. Adesso te lo faccio sentire in azione. L'accento collegato a questo tipo di staccato è l'accento lungo, che all'interno dei pezzi troverai scritto come se fosse una freccia verso destra senza il gambo, però. È molto semplice, faccio lo stesso movimento del détaché, quindi dello staccato, solo che quando vado a dare il colpo con la lingua aziono i miei muscoli addominali per dargli una certa pressione aerea in più, extra diciamo. Quello che viene fuori è questo, sentiamo prima l'aria e poi lo suoniamo. Sempre il sol come nota di riferimento. Quindi il movimento dell'aria sarà.
Questo lo faccio solo se aziono i muscoli addominali. Andiamo a sentire come suona. Hai sentito che carattere che gli dà al suono? Molto diverso rispetto allo staccato détaché. Se sei arrivato a questo punto del video, evidentemente l'argomento ti interessa. E quindi che ne dici di lasciarmi un like, di iscriverti al canale o di lasciarmi un commento? Perché queste 3 cose possono aiutarmi a crescere, a farmi vedere un po' meglio dall'algoritmo e quindi poter continuare a fare contenuti come questi. Quindi se puoi, iscriviti, lasciami un like o lasciami un commento. È davvero molto importante. Un altro tipo di staccato molto utilizzato è il cosiddetto staccato corto. Viene indicato in spartito con un puntino che sta sopra o sotto la nota. Attenzione a non confonderlo col punto di valore che invece sta a destra della nota. In alcuni manuali, quando viene messo il puntino sopra o sotto la nota, viene detto che il puntino sopra o sotto dimezza il valore della nota, il che non è del tutto sbagliato, perché effettivamente il valore della nota in sé va a ridursi, solo che se la nota è di 1/4 metterò un pezzettino di nota, ma il restante valore della nota dovrà essere pausa, quindi in totale la nota sarà sempre 1/4, solo che la parte suonata sarà più breve. Ma andiamo a vederlo in azione, che è molto più semplice da suonare che da spiegare. Sento sempre l'aria sul mio sol. In questo caso la permanenza della lingua sull'ancia è leggermente superiore in termini di tempo rispetto al détaché. Andiamo a sentire come suona. Anche questo c'ha un carattere molto interessante, perché, come ho detto anche in altre pillole, il tipo di staccato che si utilizza per fraseggiare determina poi il colore della frase. Come avrai sentito, la nota è pam, 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 pam. È sempre una nota da 1/4, ma ha una parte di spazio che diventa pausa. L'accento collegato allo staccato corto è il cosiddetto accento corto e viene indicata in spartito come una freccia verso l'alto senza la gamba. Quindi l'accento corto come si fa? Come l'accento lungo, solo che vado a fare il tipo di staccato che è corto e do sempre un rafforzo di pressione aerea con i miei muscoli addominali. Andiamo a sentire come suona. C'è da dire che quando si studia questo tipo di accento partono certi fischi a volte, mamma mia. Mi piace far studiare questo tipo di accenti insieme al tipo di staccato perché sono fondamentalmente parenti stretti e si possono fare facilmente dopo lo studio dello staccato. Una cosa molto importante da tenere in considerazione quando si studia clarinetto è sì di fare le note, farle a tempo, saper leggere la musica, tutte cose molto importanti, però è anche sapere come colorare le frasi. Con questi 2 tipi di staccato e questi 2 tipi di accenti sicuramente hai molto colore da applicare alle tue frasi. E la cosa ancora più importante nella fase di studio è decidere dove applicare questo tipo di staccati e di accenti. E non è una cosa così semplice come potrebbe sembrare, perché finché sono indicati in spartito va tutto bene, ma quando non sono indicati bisogna deciderlo e per farlo bisogna aver ascoltato molta musica, avere un gusto personale e sperimentare anche tanto, perché a volte una frase può cambiare radicalmente colore mettendo uno staccato corto rispetto a un détaché o i vari tipi di accento. Adesso facciamo una piccola applicazione pratica di questo modo di pensare su una canzoncina semplice. Facciamo finta, per esempio, Tanti auguri a te, è una canzoncina piuttosto semplice. Facciamo prima una versione liscia, senza nessun tipo di staccato particolare o di accento particolare, e una seconda versione colorata. In questo caso la colorerò a mio gusto, tu potrai colorarla secondo quello che ti sembra più bello. Versione colorata? Vedi che sembra addirittura che il ritmo della canzone stessa cambi da una versione all'altra, è veramente incredibile. Prova queste piccole formulette e fammi sapere come va. Da seriate, dai 2 staccati e dai 2 accenti è tutto e io ti do appuntamento alla prossima pillola di clarinetto. Ciao ciao! So
Music